deuxième Sandro Munari sur Lancia. C'è stato un tempo, non troppo lontano, ma spiritualmente lontanissimo, in cui uomini con solide vedute e nobili valori costruivano prodotti in beneficio alla storia, mettendo al primo posto la dignità, materializzando tutte le promesse verbali in oggettive concretezze. Un tempo in cui uomini come Vincenzo Lancia spendevano i propri giorni nell'ostinata ricerca dell'eccellenza, trasferendo i propri valori nei mezzi che costruivano, mezzi conduttori di innovazioni. Basti pensare che quasi ogni lancia presentata nella prima metà del Novecento portava con sé brevetti dapprima sconosciuti al mondo intero, tra cui il primo telaio portante o le prime ruote indipendenti, il primo cambio a cloche, il volante regolabile, il primo cambio a 5 marce, il primo 6 cilindri a V. Il primo prototipo della Lambda nel 1921, grazie proprio al telaio portante, pesava quasi la metà delle concorrenti. E 10 anni dopo, nel 1931, quando il motore di una qualunque automobile aveva un'autonomia media dei 20.000 km prima di necessitare di una revisione completa, una Lancia Artena di chilometri ne faceva almeno 100.000. Numeri, non promesse al vento. Vetture pensate come stradali, ma costruite con una tale raffinatezza tecnica da risultare inevitabilmente efficaci anche in pista, spesso anche più di vetture nate direttamente per le corse. Fin dalla prima 12 HP del 1908, le Lancia hanno ottenuto vittorie nelle competizioni di tutto il mondo. E c'è un motivo se oggi Lancia non esiste più, o quasi più. La Lancia ha rappresentato l'eccellenza della progettazione, la massima ricerca dell'innovazione, l'estrema cura del dettaglio e l'assoluta volontà di creare qualcosa che durasse nel tempo. Da Vincenzo Lancia prima a Gianni Lancia poi, ed ogni uomo che ha vestito i valori Lancia hanno tutti contribuito all'unico fine di progettare vetture per durare nei decenni. La Lancia ha rappresentato un'Italia e degli italiani che oggi non esistono più, e mano a mano che quei valori umani sono andati scemando in favore dell'industrializzazione o della commercializzazione, l'impronta delle vetture non è stata più la stessa. Nonostante ciò, però, tra gli anni 70 e gli anni 90, lo spirito Lancia è sopravvissuto grazie alla vittoriosa squadra corse. Dalla Fulvia alla Stratos, dalla 037 alla S4, dalla Beta Monte Carlo Turbo alle LC1 ed LC2 fino ad arrivare alla Delta, una carrellata di campionesse che rendono tuttora la Lancia il marchio più vittorioso nella storia dei rally. E ad oggi, in questa società malata, in questo sistema dove tutto è diventato usa e getta, dove la sostanza viene barattata con l'apparenza, dove non conta più il contenuto ma solo la forma, il marchio Lancia non ha trovato più il suo posto, non è sopravvissuto, non avendo più valori da rappresentare, quegli stessi valori spenti insieme a quegli stessi uomini che questa Italia non produce più. Un suicidio concettuale di un marchio con troppa dignità, che forse preferisce scomparire piuttosto che restare espropriato della sua integrità.